Non so perché, ma ero convinto che quella di oggi sarebbe stata una giornata tranquilla. Tra l'altro è venerdì mentre sto registrando ed avevo già registrato il video che avrebbe dovuto uscire domani, cioè sabato. Naturalmente all'ultimo momento ho dovuto optare per una sostituzione fatta anche in fretta e furia, che è questo video che stai guardando in questo momento. Per quale motivo? Perché mi sono reso conto attraverso alcune segnalazioni di clienti e soprattutto leggendo la notizia su alcuni forum di settore che c'è in atto una minaccia abbastanza grave e importante, ma che è altrettanto facile da sconfiggere o meglio ancora da prevenire a patto di conoscerla. E allora non perdiamo altro tempo, andiamo a guardarla insieme e a capire come possiamo evitare di incappare in questo tipo di problemi. Ti senti pronto? Iniziamo. Come sicuramente avrai notato, sulla mia testa qui in alto campeggia una parata di browser, per un motivo molto ben preciso. Quella che andremo a vedere oggi è una minaccia recentissima e assolutamente trasversale. Tramite uno stratagemma tanto semplice quanto efficace è capace non solo di colpire praticamente qualsiasi browser, ma anche di colpire sistemi operativi diversi. Infatti è stata rilevata sia su Windows che su macOS. Non ho notizie relativamente a Linux, ma in ogni caso, come vedrai, i consigli che stiamo per guardare insieme sono efficaci anche nel caso in cui tu abbia quel sistema operativo. Penso che nulla sia efficace come un esempio pratico per capire come funziona questo nuovo malware. Supponiamo di star navigando su un sito qualsiasi. Come vedi, in questo caso, per fare un esempio, ho scelto un sito di driver poco affidabile. Non importa che sito sia, ma in realtà quelli forieri di questa minaccia sono i siti che appaiono a prima vista affidabili, ma che in realtà non lo sono. Deduciamo che questo non sia un sito affidabile dal fatto che sembrerebbe quasi essere un sito ufficiale della Epson che ci aiuta a trovare i driver per le nostre stampanti o quant'altro, ma che in realtà fa riferimento ad un dominio che si chiama diversamente, infatti si chiama download.ebz e poi ci hanno aggiunto .epson.net. Che cosa succede però? Mentre stiamo navigando su uno qualunque di questi siti ci appare una finestra come questa. Come vedi, la finestra è piuttosto allarmante, ci informa che c'è un aggiornamento urgente per Chrome e che per continuare la navigazione è necessario effettuarlo. Inoltre ci costringe praticamente a fare un'unica azione, cioè a cliccare sul pulsante Scaricalo ora. Ebbene, si tratta di una finestra fasulla. Questo malware è particolarmente intelligente perché riesce, tramite i cookies del sito che noi andiamo ad accettare, ad individuare il tipo di browser che stiamo utilizzando e quindi ci va ad aprire una pagina perfettamente in linea con quello che è lo strumento che noi stiamo utilizzando in quel momento. Nel momento in cui tuttavia dovessi andare a cliccare su Scaricalo ora, non partirà un reale aggiornamento di Chrome, ma verrà scaricato sul tuo computer un file che si chiama chromesetup.exe seguito da un invito a lanciare urgentemente quel file. Inutile dire che si tratta naturalmente di un file infetto che ha l'unico scopo di andare a sottrarci informazioni personali e più precisamente tutte quelle che sono memorizzate all'interno del nostro browser, quindi come indirizzi di posta, credenziali di accesso ai vari siti, password e così via. Come ho accennato in precedenza, la stessa finestra è disponibile per Firefox, per Brave Browser, per Opera, per Edge e per tutti quanti i browser più diffusi, indipendentemente o quasi dal sistema operativo utilizzato. E veniamo alle tre domande più importanti. Cosa fare se ci compare una finestra di questo tipo? Come essere certi che il nostro browser è aggiornato e nel caso in cui siamo caduti in una di queste trappole, come regolarci per rimuovere questa infezione. Andiamo con ordine. Se ti compare una finestra come questa, la cosa più semplice da fare è andare in alto a destra sulla X e chiuderla.
Ovviamente una cosa fondamentale è quella di non cliccare sul grosso pulsante che viene mostrato in queste finestre che ti invita ad effettuare l'aggiornamento. Ma anche nel caso in cui tu per errore avessi cliccato su quel pulsante, è importante semplicemente non lanciare il file che viene scaricato ed eliminarlo definitivamente dal tuo computer. Per aggiornare Chrome, Edge, Opera e tutti quanti i browser Chromium, la procedura è sempre la stessa e peraltro è molto simile anche su Firefox. Consiste semplicemente nell'aprire il browser, andare in alto sui tre puntini, cercare la voce guida e poi successivamente informazioni su il nome del browser che ti interessa, e in tutti i Chromium partirà automaticamente il processo di aggiornamento. Come puoi vedere è molto simile anche nel caso di Opera. Andiamo sempre alle impostazioni complete e portandoci sulla guida di Opera troveremo sempre l'opzione per aggiornare il browser. Idem dicasi per quanto riguarda Microsoft Edge, la procedura è sempre sovrapponibile, si va su guida e feedback, informazioni su, e vedi che parte automaticamente l'aggiornamento del browser. Per quanto riguarda invece Firefox, bisognerà sempre portarsi sul menu in alto a destra, portarsi su aiuto e quindi su informazioni su Firefox, dove, come vedi, parte l'aggiornamento in maniera automatica. Qualora infine tu avessi già contratto questa infezione perché inavvertitamente hai eseguito il file scaricato da uno di questi siti fraudolenti, quello che dovrai fare sarà una passata con il tuo antivirus per vedere se ci sono infezioni, o meglio ancora scaricare Malwarebytes anti-malware o Super anti-spyware ed effettuare anche in questo caso una scansione completa. Questo malware non va assolutamente sottovalutato o preso in alcun modo sotto gamba, perché i suoi effetti sono disastrosi. Tuttavia è estremamente facile da prevenire una volta che lo conosci. Per questo motivo io ti invito caldamente a diffondere questa notizia presso tutti quanti i tuoi conoscenti, amici, parenti e colleghi di lavoro, per evitare che minacce di questo genere possano diffondersi in maniera incontrollata ed esporre i dati di utenti magari anche a noi cari. E detto questo, per essere un video straordinario mi sono già dilungato abbastanza. Ma prima di chiudere ci tengo a ringraziare infinitamente Orazio, un nuovo amico che si è unito alla community dei gentiluomini, ovvero si è abbonato al nostro canale. Quindi, caro Orazio, ti ringrazio infinitamente per il tuo supporto. E l'ultimo ringraziamento, come d'uso, è rivolto proprio a te, che hai guardato questo video e mi hai tenuto compagnia. E detto questo, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima!